Ciao a tutti, oggi vediamo 5 metodi infallibili per una cucina super profumata, facili, alla portata di tutti e senza comprare nulla. La cucina, se ci pensate, è la stanza in cui passiamo più tempo in assoluto all'interno della nostra casa. Ci cuciniamo, ci facciamo la colazione, ci mangiamo molto spesso. Tantissime case moderne ormai hanno un open space, quindi cucina e sala comunicanti. Quindi è normale che sia una stanza in cui gli odori si accumulano, soprattutto per la questione cucina e rifiuti alimentari. Quindi è super importante tenerla pulita, profumata. Vediamo insieme come. 5 metodi super facili. Alcuni metodi potranno sembrarvi molto banali, scontati, ma ricordatevi sempre che niente è scontato, niente è banale. Moltissime cose che noi diamo per scontato perché ce le hanno insegnate i nostri genitori, i nostri nonni o che siamo abituati nella quotidianità a fare, non è assolutamente detto che sia scontato anche per un'altra persona che ha un altro vissuto, altre abitudini, non ha avuto magari una cultura casalinga, così vogliamo dirla, comunque nessuno che ha insegnato a prendersi cura della casa, quindi assolutamente non diamo nulla per scontato, o a volte semplicemente nella routine di tutti i giorni, nella fretta, a pensare devo fare questo, devo fare quello, devo pulire, devo portare i bimbi a scuola, eccetera, e devo lavorare. Non ci si pensa. Il metodo numero 1 è un metodo della nonna che secondo me non conoscete, o meglio, non tutti. Io per esempio fino a qualche anno fa non lo conoscevo, devo dire che mi trovo molto bene. Consiste nel far bollire un limone, e voi direte in che senso. Allora, semplicemente tagliando un limone a fette e facendolo bollire all'interno di una pentola senza coperchio, all'interno dell'acqua bollente, il vapore che si sprigionerà e che riempirà la stanza sarà un vapore aromatizzato appunto all'odore di agrumi. L'odore di agrume è molto fresco, quindi neutralizza un po' quelli che sono gli restanti odori della cucina e è molto gradevole. Se volete, se vi piace, se ne avete in casa, potete anche pensare di aggiungere o un ramoscello di rosmarino o di alloro, che anche queste sono delle piantine aromatiche ottime, con una questione odorosa. Consiglio numero 2, sembrerà banale ma non lo è, fate attenzione sempre alla spazzatura, quindi non accumulate chili e chili di spazzatura, sia indifferenziato ma anche e soprattutto umido, perché ovviamente quello fa tanto odore, quello incide tantissimo sulla questione. Ribadisco, sembrerà una banalità, ma la pratica di tutti i giorni poi a volte non ci si fa caso perché si è di fretta, ma assolutamente io non arrivo mai a riempire totalmente il cestino dell'umido perché fa troppi odori. Mi è capitato molto spesso magari in estate che si trovassero anche delle cattive sorprese date appunto dal caldo, la proliferazione batterica eccetera, quindi assolutamente ricordiamoci sempre di cambiare molto spesso la spazzatura, comunque di non arrivare mai a livelli altissimi. Il consiglio numero 3 è legato alla manutenzione della lavastoviglie. Ecco, la lavastoviglie silenziosa zitta è uno dei motivi per cui si formano più cattivi odori all'interno della cucina. Perché voi direte, ma non è dove si puliscono i piatti? Sì, ma all'interno della lavastoviglie, generalmente sotto il cestello inferiore, ci sono i filtri. Lì si accumulano tutti i residui di cibo, sporcizia che vengono tolti dalle vostre stoviglie, dai piatti, dalle pentole, da tutto ciò che ci lavate all'interno, e lì si accumulano appunto residui alimentari. Questi nel tempo, ovviamente accumulandosi, stando lì eccetera, fanno tantissimo cattivo odore, oltre che non è igienico. Quindi ricordatevi sempre di fare una bella pulizia. Io vi consiglio una volta al mese, non è necessario farlo di più, c'è chi lo fa, bravissimi, io non riesco per una questione di tempo, è sufficiente una volta al mese, vi basterà semplicemente togliere con le due levette appunto il filtro della lavastoviglie, sciacquarlo sotto l'acqua o prima svuotarlo ancora meglio dai residui alimentari nel cestino, sciacquarlo sotto l'acqua. Se volete addirittura pulirlo con il detersivo per i piatti, quello che ve la sgrassa bene,
perfetto, e poi lo rimettete al suo posto. Questa semplice accortezza vi risparmia tantissimo cattivi odori all'interno della cucina e appunto favorisce un buon profumo. Allora, abbiamo visto il limone, la lavastoviglie, lo sporco, quindi manca il consiglio numero 4. Consiglio numero 4, ricordatevi sempre di arieggiare la stanza. Anche questa vi sembrerà una banalità, ma vi assicuro che poi nella quotidianità so che non tutti lo fanno, quindi assolutamente arieggiare è super importante, prima di tutto appunto per una questione di odori e profumi connessi, ma anche e soprattutto per una questione igienica. È molto importante per il ricircolo dell'aria aprire le stanze, arieggiare, cambiare bene l'aria, far uscire i cattivi odori, i germi, i batteri eccetera, e far entrare aria fresca di montagna, ma che io non abito in montagna, ma comunque a parte gli scherzi è importante aprire le finestre tutti i giorni. Il minimo indispensabile sono 10 minuti, anche qui già li vedo i commenti, io la apro almeno mezz'ora, io la apro un'ora. Certo, più la tenete aperta e meglio è per questa questione del ricambio d'aria, ma almeno il minimo indispensabile è 10 minuti al giorno. Consiglio semplice, ma vi assicuro non scontato. Quinto e ultimo consiglio, molto carino, secondo me non lo conoscete, il bicarbonato. Il bicarbonato è una sostanza usata tantissimo all'interno dell'ambiente pulizie perché ha una proprietà molto bella, che è quella di assorbire gli odori, quindi fichissimo appunto per quello che dobbiamo fare soprattutto in cucina. E qual è un'altra fonte silenziosa e subdola da cui si sprigionano spesso cattivi odori? Il frigorifero. Anche lì ci stanno cibi chiusi all'interno, molto spesso non ce ne accorgiamo e vanno a male. Ricordatevi come sempre di fare decluttering, controllare le scadenze, non fare spese troppo massicce, è una questione anche di spreco alimentare che non è mai carino. E appunto all'interno del frigo ci sono spesso cattivi odori, oppure anche se non è andata male la roba, anche semplicemente il formaggio o alcune cose chiuso all'interno di questa scatola ovviamente fa odore, cattivo odore. Bene, mettete una bella ciotolina riempita con il bicarbonato e la lasciate semplicemente all'interno del vostro frigorifero. Automaticamente il bicarbonato appunto assorbirà i cattivi odori, assorbirà in generale gli odori e quindi di conseguenza i cattivi odori. Scommetto che questa non la conoscevate. Ed ecco, questi erano i 5 consigli d'oro per una cucina profumata, super profumata, alla portata di tutti, per cui non dovete comprare niente, non vi ho detto di comprare candele, non vi ho detto di usare i profumatori. Ovviamente queste cose sono utili, contribuiscono, ma volevo che fosse una cosa partisse dalle basi, perché sto imparando in questi miei percorsi di aggiornamento, di imparare tutto sulla casa, che veramente molto spesso quello che manca al di là dei livelli super pro di tutti gli acquisti che si possono fare sono proprio le basi, ma banalmente semplicemente perché tante cose le diamo per scontate o non ce le hanno insegnate in infanzia, quindi semplicemente si è sempre in tempo per imparare. E io mi ci metto per prima perché un sacco di cose non le so o le ho imparate recentemente, quindi non c'è nessuna vergogna in questo. E quindi ecco, spero che questo video vi sia stato utile. Se così fosse mettete un bel pollicione e soprattutto seguite il canale, così mi aiutate a farlo crescere sempre più. Non vedo l'ora di vedervi nel prossimo video molto presto e intanto io vi saluto. Un bacione!